Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 5 agosto 2011. Eletti, amici cari, venite a me con cuore gioioso e pieni di speranza, perché sono il vostro Dio e vi amo. Sposa cara, quando l'uomo sa di essere amato e felice, se, poi, sa di essere l'oggetto di un grande amore e tanto felice, che altro non desidera che ricambiare il sublime sentimento. Sposa cara, ogni uomo è oggetto di un sublime sentimento d'amore, ogni uomo è creato, per amore. È sempre frutto del mio amore ogni essere umano, che viene al mondo, sapendo questo, non ci dovrebbe essere sulla terra un solo infelice. Ma così non è, sono pochi coloro che sono felici e molti, che vivono nella pena e nel dolore. Piccola mia, la mia creatura prediletta, l'uomo, spesso vive sulla terra, senza capire che il suo destino è sublime. Egli viene dall'amore, io, Gesù, sono l'amore, a me deve tornare perché la sua felicità sia piena. Hai tu compreso tutto questo? Mi dici adorato, 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 alla tua luce si comprende ogni cosa, ma sono pochi, che cercano la tua luce per vedere, per capire, per gioire. Alla tua luce, infatti, si vede bene ogni cosa, si contemplano le tue meraviglie, alla tua luce si capisce il senso della vita. Chi bene lo comprende è nella gioia del cuore. Tu, Gesù, tu, adorato, sei come un padre amoroso, che vuole tanti figli per farli felici con lui e offrire doni sempre più belli. Rifletto sull'umanità di questo tempo, composta di miliardi e miliardi di individui, e tanto hai voluto, adorabile Dio, espandere il tuo amore, più che nel passato. Hai voluto questo un tempo unico e speciale per un progetto unico e speciale da attuare. Questo so, perché questo ti sei degnato, dolce amore, di rivelare alla tua piccola. Ogni uomo dovrebbe essere felice, più che mai, oggi al pensiero, che è vicina alla piena realizzazione del tuo progetto. Ogni uomo dovrebbe dire tra sé come sarà tale progetto. Si dovrebbe fare questa domanda e dare, per logica, anche questa risposta a un padre amoroso, che mette al mondo molti figli, perché prende questa decisione? Certo, per espandere il suo amore e dare felicità. Non c'è, sicuramente sulla terra non c'è un padre, che voglia tanti figli per farne degli infelici. La conseguenza di tale ragionamento è un fiume di gioia, che invade il cuore. Gesù, dolce amore, infinito amore, com'è bello sapere di essere tanto amati da te, vero Dio e vero uomo. Un giorno dicesti ad un tuo discepolo, che ti aveva chiesto mostraci il Padre, dicesti chi vede me vede il Padre. Questa è la sublimissima risposta. Che meraviglia sapere che tu e il Padre e lo Spirito Santo siete tre persone in una sola divinità dolce, santissimo amore, è un mistero grande, ma sublime. Immergersi in tale mistero riempie il cuore di felicità, sapendo di essere tanto amati. Ogni uomo dovrebbe essere felice della più grande felicità, se solo comprendesse qualcosa di questo sublimissimo mistero. Dolce Gesù, concedi all'uomo di questo tempo di comprendere di più per essere felice in te e vivere per adorarti, ringraziarti e fare della sua vita un canto continuo di amore e gratitudine. Sposa cara, parlo ad ogni cuore perché comprenda il mio amore. Resta in me, felice, e godi le delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 6 agosto 2011. Eletti, amici cari, siate forti nella fede e nella testimonianza. Molte anime si perdono perché troppo debole è la fede, nelle prove viene meno. Amata sposa, ha fede forte, chi la desidera, chi la chiede con cuore ardente. Se un figlio chiede qualcosa al padre, forse che non lo ottiene? Dimmi, piccola mia. Mi dici adorato, 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 ho ben compreso ciò che vuoi dire. Sono sempre meravigliose le tue parole e sublimi i tuoi pensieri. Vuoi dire questo, in modo implicito vuoi dire che tu sei un padre dolce ed amoroso, che vuole sempre concedere le cose più belle.
Vuoi dire che se l'uomo chiede, con cuore ardente e fiducioso, ottiene sempre, ottiene tutto ciò che gli è utile per la salvezza dell'anima. Dolce amore, tu vuoi che ogni uomo abbia piena fiducia in te, Dio, piena e completa. Chiedi questo per donare le cose più belle e sublimi. Il mio piccolo cuore è colmo di gratitudine verso di te, Gesù, adorato Signore. Come sei diverso dai grandi della terra. Come sei diverso e generoso, Gesù. I grandi della terra vogliono avere molto, avere sempre di più, ma dare poco, sempre di meno. I grandi della terra questo vogliono, ma tu, Re dei re, Signore dei signori, tu, Gesù, vuoi che gli uomini chiedano, perché vuoi concedere. Chiedi solo fiducia ed abbandono, abbandono e fiducia per porgere tutto. Capisco che chi non è perché non chiede, perché non si fida abbastanza, non si fida, perché non ama. Vedo ciò che avviene nel mondo, dolce amore, le prove sono sempre più dure e difficili. Tu vuoi purificare il mondo per poi beneficarlo molto, vedo anche che le prove purificatrici sono male accolte e per niente amate. La prova purificatrice è un dono del tuo amore. Ogni prova ben sopportata è un ponte verso la felicità vera, ma, dolce amore, questo ponte nessuno lo vorrebbe. Ti supplico, Santissimo, ti supplico siano sempre le prove molto al di sotto delle forze in modo che vengano sopportate con pazienza ed amore, già se sono al limite delle forze, l'uomo geme molto. Piccola mia sposa, ho parlato chiaro su questo argomento, ma ora ripeto perché ognuno capisca. Le prove non siano mai superiori alle forze. Questo supplichi da me, Dio? Ebbene, piccola sposa, ti dico che esse sono sempre secondo le forze e mai insostenibili. Torna col pensiero ad un padre amoroso, può egli mettere sulle spalle del figlio un peso che non riesce a portare? Dimmi, lo farebbe un padre della terra? No, certo. Il padre amoroso mette sempre un peso sopportabile, mette quello grave, invece, sulle sue spalle di padre. Sappi, piccola mia sposa, sappi che in me c'è l'amore più grande per ogni essere umano, ma l'uomo è stato provato al di sopra delle sue forze e mai lo sarà. I pesi insopportabili se li mette sulle spalle l'uomo stesso con la sua disobbedienza, con la sua insipienza. Credi, sposa cara, a questo? Dolce amore, sono proprio convinta che è l'uomo stesso la causa dei suoi mali. Chi non vuole obbedire alle tue leggi, chi non lo vuole fare pecca, costui nuoce prima di tutto a se stesso ed offende il tuo dolce cuore, oceano infinito di amore e misericordia. Chi pecca e non si ravvede è il nemico di se stesso e si prepara un destino di rovina. Tutto questo ho compreso, dolce amore. L'ho compreso, alla tua luce, infinita. Sposa amata, a chi vive e palpita in me concedo la comprensione più profonda e mi manifesto sempre di più nell'arco della sua vita. Questo è il mio continuo dono d'amore. Mi dici adorato, adorato, adorato Signore, sei grande e generoso nel concedere e chiedi sempre poco per dare molto. Benedetto sia il tuo cuore, nel quale hai preparato un posto per ogni uomo, per concederlo chiedi obbedienza ed umiltà così poco, per avere un dono così grande. Concedimi, dolce amore, concedimi di vivere e palpitare in te per l'eternità e fare della mia vita, tuo dono, un dolce canto di adorazione a te, Gesù. Resta in me, amata sposa. Godi le delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo. Gesù.